tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questo appuntamento in giardino comincerà qui all'interno di questo garage perché è il luogo che ospiterà le piante nel periodo invernale. Adesso le temperature stanno scendendo molto, siamo già quasi alla metà di novembre e quindi la notte le temperature sono sui 5-4 gradi, quindi per le piante che vogliono un clima che sia un po' più caldo questo può essere un problema, anche perché in montagna a quanto pare nei prossimi giorni nevicherà e quindi veramente le temperature, ci sarà un abbassamento di temperature molto forte, può portare poi delle problematiche alle nostre piante più delicate. Questo è il luogo in cui io ricovero sempre le piante in inverno. C'è da dire una cosa, che i miei vicini di casa stanno traslocando e quindi nei prossimi mesi bisognerà vedere se in qualche modo riuscirò a scaldare questo garage, perché in questi ultimi anni questo garage è veramente sempre molto caldo, perché il camino che i miei vicini hanno sempre utilizzato come fonte di riscaldamento in casa butta l'aria calda proprio sul muro di questo garage e quindi automaticamente riscalda anche questo ambiente. C'è anche da dire che sono un po' meno le piante che io ricovererò qui quest'anno in garage, perché di qualche pianta me ne sono un po' sbarazzato, diciamo che l'ho regalata ad amici, proprio per cercare di alleggerire anche un po' il carico di lavoro con tutte le piante che posseggo. Quindi qualcosa l'ho dato via e quindi qui entreranno le euforbie, che tanto rimarranno completamente a secco per tutto il periodo invernale e verranno riportate fuori quando non ci sarà più il pericolo delle gelate. Quindi io ho due cactus di euforbia che sono veramente molto alti, magari dopo faccio un salto così lo vediamo insieme, le vediamo insieme. Ricovererò in questo garage anche la Dicksonia e la Chatea, queste felci arboree, che comunque essendo felci non hanno bisogno di una grandissima illuminazione, soprattutto in un periodo magari in cui gli si dà un po' di riposo, che corrisponde proprio ai mesi invernali qui nel garage. Ci saranno delle piante di clivia che avevo preso dalla mamma di Giorgio e che sono rimaste in vaso un po' trascurate, devo dire, le sistemerò anche qui perché la clivia è una pianta che non sopporta il gelo invernale. E qualche altra pianta, c'è anche qualche crassula che porterò qua dentro e qualche piantina grassa. Adesso ci spostiamo all'esterno, andiamo a vedere le due euforbie che coltivo già da tanti anni, che sono molto alte, quindi quando poi arriveranno a toccare un po' i mattoni del soffitto del garage dovrò poi decapitarle perché altrimenti non ci stanno. Andiamo a vederle insieme e poi ci facciamo un giretto in giardino. Questa è una delle due euforbie che porterò poi all'interno del garage. Potete vedere che sono piante di grandi dimensioni, 1, 2, 3, 4, 5 ramificazioni. Cresce veramente in maniera molto lenta, devo dire, è una pianta a crescita assolutamente non veloce. Quest'anno dovrebbe starci all'interno del garage. Questa invece è l'altra euforbia, questa è molto più spinosa di quella lì ha poche spine, questa qui è veramente molto spinosa. Questa dovrebbe essere un'euforbia resinifera se non sbaglio, e cresce veramente abbastanza velocemente e crea sempre dei nuovi getti che poi puntano verso l'alto. Adesso questa qui è alta più di 2 metri, vedete che è veramente molto ma molto alta e si sta allargando anche con delle ramificazioni. Avevo già decapitato qui l'anno scorso e ha già prodotto dei getti, questi punteranno sempre verso l'alto. Sono piante non di difficile coltivazione, quando diventano veramente altissime le possiamo tagliare magari ad un'altezza che a noi fa comodo per poterle tenere in appartamento oppure in un ricovero invernale e poi ripartiranno con nuove vegetazioni. Le parti che abbiamo staccato le possiamo piantare, abbiamo sempre delle nuove piante perché sono piante veramente molto molto robuste. C'è da dire che le euforbia contengono un lattice che è veramente molto irritante, quindi quando facciamo i lavori anche di spostamento o di taglio, se dobbiamo accorciarle, ricordiamoci sempre di usare dei guanti perché altrimenti rischiamo veramente un problema poi sulla pelle. Quest'anno non ho avuto modo di piantare la zucca spaghetti, questa zucca che viene poi cotta in forno 20-25 minuti a 180 gradi, poi si tira fuori, si scava con la forchetta e si ottengono questi spaghetti di zucca che sono veramente molto buoni. Ho fatto un video relativo alla zucca spaghetti 2 anni fa se non sbaglio,
metterò poi il link al di sotto di questo nel caso volete cucinarvi questa buonissima zucca che in questo momento dell'anno è possibile trovare sui banchi delle fiere o di chi vende ortaggi invernali. Questo è un posto in cui tenevamo le capre e la pecora Maya. Adesso questi animali non ci sono più e ho avuto una piccola idea. Giorgio mi ha detto di non piantare fiori e altre piante perché qui lo vuole lasciare proprio come terreno erboso, però ho anche riflettuto sul fatto che questi animali hanno pascolato qui per un po' di anni, quindi questo terreno è molto ben concimato. Logicamente quando noi abbiamo degli animali tipo pecore, cavalli, mucche ed altro, utilizzare subito un terreno di questo tipo perché è concimato da questi animali nelle nostre piante può essere un pericolo perché può essere veramente molto forte e quindi può bruciare le radici. Quindi ho avuto questo pensiero di lasciare questo terreno ancora tutto l'inverno in modo che le piogge e la neve lo dilavino un po', rimane comunque un buon terriccio perché è stato concimato da questi animali e il prossimo anno magari mettere qualche pianta che vuole una grande fonte di nutrimento. Tra queste piante c'è la zucca e quindi pensavo qui in qualche posto, chiedendo il permesso a Giorgio di poterlo fare, di poter mettere magari delle piante di zucca, spaghetti e altri tipi di zucca, perché qui veramente il terreno è molto concimato. Me ne accorgo da cosa? Da una grandissima presenza di ortica. Qui l'ortica cresce veramente in grossi gruppi e l'ortica è proprio una pianta che cresce in terreni che hanno una forte componente di azoto, quindi è una pianta che cresce in terreni che hanno del nutrimento. Quando noi troviamo nelle nostre escursioni, nel nostro giardino, delle zone in cui cresce l'ortica, quello è un terreno in cui c'è un buon nutrimento. E quindi questo potrebbe diventare una zona adatta per piantare magari la zucca spaghetti, la zucca Hokkaido, che mi piacerebbe anche coltivare il prossimo anno, e magari qualche altra zucca semplice da coltivare e da portarsi poi nel prossimo autunno e inverno a tavola, perché a me la zucca è un ortaggio che piace veramente tanto. E in più una mia amica nel cortile aveva questa grossa sedia di legno che io ho verniciato, ho cercato di riportare un pochettino a nuovo, in cui bisognerà mettere un cuscinetto, un qualcosa in più, in modo che poi nella primavera e nell'estate, magari nei momenti di riposo dai lavori in giardino, si può sistemare qui magari con qualcosa da bere e osservare un pochettino, non tanto il giardino perché rimane da questa parte, ma il bosco, che è sempre un posto in cui si possono osservare poi degli animali, e soprattutto uno di questi che io amo tantissimo, che è il picchio nero. Qui ce n'è una o due coppie che nidificano, perché li sento continuamente volare, con queste grida che si fanno proprio riconoscere, e l'ho fatto anche sentire in qualche video d'appuntamento in giardino mentre parlavo il verso proprio del picchio nero. Mi piacerebbe magari sistemare anche un qualcosa per poterla attirare. Vediamo, a quanto pare dei grassi sistemati sulle piante nel periodo autunnale e invernale possono servire ad attirare il picchio nero. Logicamente non dobbiamo usare dello strutto, ma possiamo usare magari dei preparati apposta che sono fatti per dare nutrimento agli animali nel periodo appunto freddo, che è quello dell'inverno. Il giardino lentamente si sta spegnendo, si sta addormentando, c'è ancora qualcosa di vivo, ci sono delle fioriture perché ci sono piante che fioriscono anche nei mesi invernali, io sto aspettando la fioritura degli ellebori, in più i crisantemi bianchi che ho piantato hanno una fioritura spettacolare, veramente molto bella, però tutto il resto del giardino si vede che sta pian piano entrando proprio in questa fase di riposo e si può notare nelle rose che hanno cominciato a perdere le foglie, nel glicine che sta ingiallendo le sue foglie, quindi presto cadranno, e il tutto diventerà un luogo un po' più spoglio, però in cui si può capire come fare determinati interventi di pulizia e di ripristino. Quindi l'autunno e inverno è vero che c'è molto meno lavoro in giardino, ma il lavoro c'è sempre, perché è proprio il periodo adatto per cercare di sistemare un pochettino. Che cosa? Delle recinzioni, ripristinare i pali magari del giardino, dove far arrampicare le piante magari anche del nostro orto, sistemare un pochettino i rami del glicine che si sono intricati tra di loro e quindi non si capisce magari bene dove va a finire uno e dove comincia l'altro, anche perché il glicine ha uno sviluppo molto rigoglioso.
Per quello che riguarda le potature invece è sempre meglio aspettare la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera. Io sono sempre molto tentato a potare le mie piante, gli alberi che ho, gli alberelli, nel periodo autunnale, perché un tempo si faceva così. Però si è capito che le piante patiscono molto questa potatura autunnale e quindi sarebbe meglio rimandarla poi a fine inverno. Quando appena finisce il periodo delle gelate si può cominciare a fare delle potature per ripristinare la forma anche nelle nostre piante e impedirne magari uno sviluppo eccessivo. Tra le piante che possono essere potate in questo periodo autunnale invece c'è il melograno, che io ho potato in maniera molto leggera, togliendo soltanto i rami secchi praticamente e accorciando leggermente la vegetazione. Quella è stata l'unica pianta in cui sono andato con le forbici per cercare cesoie, per cercare di dargli una forma. In più, se abbiamo tipo una piccola stalla di legno come abbiamo fatto io e Giorgio, è anche l'occasione per dare magari una mano di impregnante per cercare di salvare un po' il legno dai rigori invernali. Comunque autunno e inverno sono dei mesi, è vero, un po' più spenti, un po' più tristi anche, perché si gira in giardino alla ricerca di qualche fiorellino che magari non si trova, però sono dei mesi proprio che danno l'opportunità di fare mente locale di quello che è il nostro giardino e quindi intervenire con dei lavori anche di modifiche su alcune cose per riportarlo poi in primavera in uno stato poi eccezionale con le nostre fioriture. In più è anche un periodo questo adatto per poter piantare degli alberi da frutta, delle rose, le rose possono essere piantate anche in questo periodo, e anche qualche altra pianta che sopporta comunque il trapianto appunto in questi mesi e quindi che dà poi il meglio a partire dalla primavera. L'impianto in terra nel periodo autunnale è sempre un pochettino consigliato rispetto a quello di fine inverno e inizio primavera, perché si dà l'opportunità alle radici, visto che la terra se gela e gela sempre quei 5, 6, 7 cm, poi sotto rimane comunque sempre ad una temperatura adatta allo sviluppo delle radici, si dà l'opportunità alle piante di non sviluppare tanto la parte vegetativa quanto quella radicale, in modo che la pianta possa assestarsi per bene nel terreno, trovare ciò che gli serve e poi in primavera partire con la sua vegetazione. Che bello vedere un orto senza lumache. Dico questo perché quest'anno le lumache sono state veramente un problema enorme. Comunque qui nel mio orticello c'è molta meno roba rispetto a quella che c'è stata in primavera ed estate. Devo dire che una cosa che si sta sviluppando molto bene è la catalogna, questa verdura che a me piace veramente tanto, ha un gusto molto amaro. Ho già fatto una raccolta di foglie, adesso ha ributtato di nuovo delle foglie nuove, sta crescendo abbastanza bene. Domani dovrebbe piovere, anche in maniera abbastanza abbondante, e quindi dovrebbe bagnare dall'esterno anche un po' il terriccio, quindi non sto a bagnare per adesso queste piante per non creare un'umidità troppo forte, che si concentra qua sotto, perché essendoci un telo di plastica, quando poi dopo le piogge io entro poi qua dentro, c'è proprio un'umidità a gocce proprio che cade giù, e quindi per evitare che c'è uno sviluppo eccessivo magari di qualche parassita, fungino sulle mie piante, evito che qua dentro ci sia troppa umidità. Poi nel periodo autunnale-invernale c'è un po' meno questo problema, ma può essere sempre presente. In più ho sistemato anche delle cime di rapa, qualcuna sta crescendo bene, qualcuna invece è un po' ferma perché probabilmente sta cominciando a fare veramente troppo freddo, e ho messo anche del radicchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piante di radicchio che stanno crescendo anche loro un pochettino lentamente. C'è anche un cavolo che si sta sviluppando, più che altro la mia catalogna sarà forse una delle poche verdure che porterò quest'anno in tavola, perché quest'anno il giardino è stato un po' problematico, tra le piogge che fino a giugno sono arrivate in maniera abbondantissima, le lumache, poi questi 2 mesi di caldo torrido e poi questo abbassamento improvviso delle temperature, e tutto questo fa sì che le piante patiscono un pochettino questo clima un po' impazzito di questi ultimi anni. Una cosa che amo molto è questo angolo del mio orticello coperto da questa serra tunnel, che è questa uscita in cui il nasturzio ha cominciato a svilupparsi veramente in maniera fantastica, perché è una pianta che sopporta temperature che non siano troppo alte, non riesce a crescere bene quando c'è un calore eccessivo e una siccità e una forte illuminazione solare. Adesso che l'illuminazione solare è un pochettino più debole, le temperature sono un pochettino più basse, questa pianta è partita con questo sviluppo, con dei fiori veramente molto bella. Io la sto lasciando andare così come vuole, visto che quando arriverà poi l'inverno
quello proprio rigido. Questa pianta poi morirà perché non sopporta il gelo. Mi godo la sua crescita smisurata e ho voluto dargli proprio una grande libertà a questa pianta, quindi sta crescendo, impedisce anche un pochettino l'ingresso, ma va bene così, è sceso di nuovo giù con i suoi rami, ne sta facendo altri qui, si è riempita un pochettino di fiori e questo mi piace veramente tanto. Lasciare anche ogni tanto le piante che facciano un po' quello che vogliono, per non stare sempre lì a dominare un pochettino il giardino. In più mi piace tanto appunto questo arco con il narsurzio, e in più come sfondo la canna indica con gli ultimi fiorellini. Poi dopo pian piano questa pianta anche lei andrà poi protetta quest'inverno. Anche lì ho fatto un video, se andate a cercare il video della canna indica, su come proteggerla con foglie di banano, foglie di palma ed altro. In più la rosa knockout che sta fiorendo anche, quindi questo è un angolo in cui il giardino sembra ancora molto vivo, non tanto addormentato, non si sta ancora tanto addormentando, dà questa impressione. E quindi quando vengo qui nell'orticello e guardo questa finestra mi sembra di essere ancora in primavera. Eccoci arrivati alla fine di questo video, un video centrato molto su quello che è il clima dell'autunno, l'atmosfera autunnale. Io adesso andrò a fare un pochettino di lavori, devo ripulirmi di nuovo tutto il sentiero degli iris, togliere tutte le erbette perché poi con l'umidità invernale che si crea molto, soprattutto se c'è neve e poi numerose piogge autunnali anche, se abbiamo troppa vegetazione che cresce attorno ai nostri iris creano tanta umidità che possono far marcire i rizomi, quindi una bella pulizia ai rizomi degli iris, così il giardino pian piano andrà poi a dormire in modo ordinato e pulito. Questi saranno i lavori dei prossimi giorni qua nel giardino. Ci vediamo presto in un prossimo video di appuntamento in giardino e ancora grazie a tutti voi. Ciao, grazie.